Non so, nel caso tuo o nel caso anche di altri, se capire il presente non sia un modo malcelato di dire, beh, insomma, dimmi cosa dovrei fare. La mia personale risposta, che è pessima, ma è la migliore di cui dispongo, è decidi tu. Si può cercare di descrivere le caratteristiche più prominenti e più significative in modo quanto più oggettivo possibile di quello che sta succedendo adesso. No, nel senso che è esattamente come si può avere una griglia che sia massimamente onnicomprensiva, eccetera, 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 per parlare della guerra in Ucraina? No. Però hai già sollevato tantissime questioni. La prima è: la filosofia è una disciplina. È una disciplina. Quello che mi colpisce è la mancanza di due cose: la mancanza di un consenso abbastanza stabile su quali siano i metodi d'attacco. In filosofia, ad esempio, non ci sono esperimenti. Ci sono pochissimi casi, un esperimento, cioè mettiamo Belfiore e Palma in una stanza e vediamo cosa succede, cioè organizzano uno stato, fanno la guerra, si suicidano tutti e due. La seconda, forse più controversa, è che effettivamente ci sono poche cose che sono accettate come risultati, accettate dalla disciplina medesima. Oppure, in filosofia, quello che succederà, questa è la mia personale opinione, la cosa diventerà sempre più discreditata fino a quando capiranno, contro le opinioni di molti, che bisogna mettere un numero chiuso nelle facoltà di filosofia e lasciare che più gente vada a medicina, perché è molto meglio avere più medici che avere più filosofi, e i filosofi saranno pochi, 50 in Italia, una cinquantina sono sufficienti. Se Tommaso d'Aquino andasse adesso appunto a Domenica Inn, avrebbe un impatto in 3 ore. Ecco. La filosofia sia un oggetto dei mezzi di comunicazione di massa, quindi del giornalismo, della televisione, eccetera, eccetera, adesso di internet, eccetera, eccetera. Questa cosa è molto forte, per cui si prende un argomento qualsiasi, quello che vi pare a voi, chiamiamo un filosofo che per qualche ragione oscura non si sa neanche bene se lui individualmente sia un genitore o no, o se sia lui un adolescente. Deve avere delle opinioni. E il filosofo, appunto, avendo scarsa competenza disciplinare, diventa questa specie di pompa onnivora che deve sapere tutto di tutto. Questa è una delle tendenze, è una forte, la chiamerei una forte mediatizzazione. E poi, citando la guerra dei 100 anni, mi ha fatto pensare questo. È vero, durante quel periodo si stava molto peggio di come si sta adesso, ma anche, ad esempio, non credo molti ci pensino, ma durante l'epoca di Leonardo, di Michelangelo, l'Italia era tutt'altro che un posto idillico, cioè era una tragedia. Eppure quello era il conforto, la guida, anche l'interpretazione era anche, diciamo, l'interpretazione escatologica. E quindi porsi il problema di dove siamo, cosa sta dicendo la filosofia, quali sono i problemi della filosofia, come dobbiamo orientarci, trae le proprie radici proprio da questa mancanza di orientamento. Sì, sono d'accordo con te. Gli aspetti in cui alcune discipline hanno corroso e mangiucchiato delle tradizioni filosofiche hanno dato l'idea che alcune cose siano da abbandonare. Che i filosofi, cosa che è diventata altamente professionale, filosofi che adesso vuol dire quasi esclusivamente personaggi del mondo universitario, si dividono appunto dai problemi che si pongono. Domandatevi cosa sia la domanda che questo si sposta. Anche in cose molto difficili, si può benissimo identificare una domanda, cioè Newton si pone una domanda. I filosofi spesso sono molto bravi a dissimulare che domanda si pone. Provate a porvi questa cosa, che domanda si pone? Allora lì ha ragione il mio interlocutore, lì i filosofi si differenziano. Ci sono delle domande che si può porre uno e quell'altro no. I problemi sono cose spesso molto sottili. Se mai qualcuno di voi avesse interesse a fare filosofia, la prima cosa da fare è imparare a capire quali sono le domande giuste, che è tutto meno che facile e forse non c'è neanche una ricetta, però porsi la domanda è importante. Ecco, evitare una specie di schiavizzazione alla tradizione. Cioè, ho l'impressione, e qui mi correggi tu se mi sbaglio, che ci sia questa specie di ossessione gentiliana, cioè che ad esempio la filosofia sia una cosa che si divide in antica, medievale, moderna e contemporanea. Le scemenze. Nel senso che ci sono alcuni problemi che hanno posto, certamente nel periodo storico che chiamiamo Medioevo europeo, che sono vivi adesso, come ci sono certi problemi che ha posto, ad esempio, quello più famoso probabilmente Aristotele, che la gente discute anche adesso, come ci sono dei problemi che alcuni hanno che non hanno dei particolari precedenti. Nei 3 minuti, cosa lei, virgola,
riempite voi con il nome perché non mi va di fare discussioni personali, signora o signor filosofo ha da dire sui virus, di solito dice un'idiozia. L'ospite di oggi a Inutile Arte è il professor Adriano Palma, che per chi non lo conoscesse è un professore di filosofia e anche un filosofo, che ha lavorato in 4 continenti, sbaglio? Sì, è vero, in 4 continenti. Grazie mille per essere qui, Adriano. Prego. Dovremmo un pochino orientarci, vorremmo sciogliere un nodo abbastanza spinoso, cioè che direzione sta prendendo la filosofia contemporanea? Quali sono, diciamo, le questioni principali che si sta ponendo e come sta cercando di affrontarle nella sua esperienza e secondo la sua visione? Ma visione forse è un termine un po' altisonante, forse esagerato, secondo la mia opinione. Ma ecco, la mia opinione è questa. Penso che sia facile, soprattutto per ragioni di ordine istituzionale, cioè che come c'è una facoltà di chimica o di giurisprudenza o di quello che pare, ci sia la filosofia. La filosofia in questo senso non c'è. Non c'è una disciplina in cui uno possa... Sì, si possono citare dei risultati, ma sono 2 o 3 dopo 3000 anni. Insomma, la cosa è veramente un po'... funziona col passo di un animale pigro. In realtà i problemi molte volte sono del genere tale che il lavoro, come dire, è smontare il problema, cioè mostrare come questa domanda sia una domanda che o è insensata o semplicemente non si può rispondere perché non si può rispondere. D'accordo? Le cose del tipo qual è il numero naturale più piccolo di zero? E la risposta è nessuno perché non c'è. Allora uno può inventare, no, ma consideravo i negativi, vabbè, consideri quello che vuole. Nei numeri naturali sono di quel genere. Comunque, sia come sia, la domanda non è insensata. Quello che sta succedendo, da quello che capisco e da quello che ne vedo, è una forte avanzata del cretino, come diceva l'immancabile Flaiano, e il cretino è soprattutto colui che pensa, il cretino non è uno che deve perdere, il cretino è uno che è cretino, pensa che la filosofia sia un oggetto dei mezzi di comunicazione di massa, quindi del giornalismo, della televisione, eccetera, eccetera, adesso di internet, eccetera, eccetera. Questa cosa è molto forte, per cui si prende un argomento qualsiasi, quello che vi pare a voi. Sono gli adolescenti più irrequieti di una volta? Chiamiamo un filosofo che per qualche ragione oscura non si sa neanche bene se lui individualmente sia un genitore o no, o se sia lui un adolescente. Deve avere delle opinioni. E il filosofo, appunto, avendo scarsa competenza disciplinare, diventa questa specie di pompa onnivora che deve sapere tutto di tutto e di tutte le cose che non sono necessariamente idiozie. Ci sono molte persone che hanno problemi con i figli adolescenti, con gli adolescenti che fanno sciocchezze o peggio. Questa è una delle tendenze, è una forte, la chiamerei una forte mediatizzazione. Nel campo delle correnti, qui sì, conta un po' come la vedo io. A mio avviso ce ne sono due. Una è interessata a un problema stricto sensu filosofico, sostanzialmente a mio avviso ha 2 rami del suo delta, e una invece che esiste e che sicuramente ha una sua dignità, è, se volete, un po' un'analisi esistenziale, una cosa che arriva molto tardi nella storia della filosofia, una cosa che arriva soprattutto nel XIX secolo. Ci sono delle eccezioni, ma sono poche. E questi invece si occupano non tanto di problemi massimali, ma di problemi degli esseri umani, cioè che uno ha paura della morte, che si angoscia. Quelli più acuti in realtà parlano di fenomeni molto più semplici, ad esempio della noia, il più del tempo siamo annoiati. Questa cosa naturalmente confina con delle questioni di, se volete, di psicologia filosofica, però ha degli aspetti un po' suoi, nel senso che una delle pretese di queste cose, i casi famosi nel secolo scorso sono
sono gli esistenzialisti francesi, Sartre, tutti questi, e anche i tedeschi come Jaspers, come Heidegger e anche altre persone. Tutti questi pensano che ci siano delle lezioni generali che si possono trarre da questa cosa, cioè dal fatto che le persone sono angosciate. L'altro ramo si occupa di questioni, se volete, molto più profonde, ma anche molto più tecniche, molto più scoccianti, che hanno a che fare sostanzialmente con due cose, cioè com'è la realtà. Mi chieda lei, professore, cosa vuol dire realtà, perché già la questione è controversa, e come si pensa bene, se ci siano dei modi, pensate a dei modi di ordine logico, epistemologico, come si pensa bene, nel senso che si possa mettere un po' di riduzione del disordine, ordine esagerato, nel fatto che il pensiero, che ha degli aspetti ovviamente anche psicologici, come si può scremarlo e renderlo abbastanza trattabile. Quindi ci sono dei problemi, ad esempio, intorno alle nozioni di oggettività, ma voglio dire, pensate a questa cosa come a un blocco di questioni che intorno a logica, metafisica e problemi epistemici si raggruma. L'altro lato invece sono i problemi dell'anima mia, che possono benissimo essere molto poco logici, molto poco universalizzabili, cioè può darsi benissimo, Heidegger appunto è uno che era ossessionato a questa cosa della morte, è possibile che ci siano, a mio avviso perfino ci sono, grandi numeri di esseri, come li chiamava lui, e anche grandi numeri di esseri umani che non hanno tutta questa angoscia. Sono stupidi? Non credo, sono semplicemente la gente che non ce l'ha, cioè, come un fatto che uno si sia angosciato, ad esempio, intorno al fatto che il tempo di una vita sia finito e un altro no. Però voglio dire, qui io non sono un esperto, sto cercando solo di rispondere al meglio alla sua domanda. Secondo me ci sono di queste tendenze. Poi c'è, questa è una cosa un po' sovrasta a tutto, che a mio avviso è uno degli aspetti interessanti nel tempo recente, che abbiamo cominciato tutti, non solo i filosofi, ma certamente i filosofi in prima linea, a espandere gli orizzonti concettuali. Per cui tutto quello che ha a che fare con una cosa, a mio avviso, molto interessante, uno dei famosi concetti della metafisica è che cosa sia una persona. Questione che sembra banale, invece non lo è affatto. E invece di perdersi nelle idiozie dell'idealismo, se la persona scorporata sia incorporata, eccetera, 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 c'è molta gente, a mio avviso, facendo dei lavori interessanti, che comincia a guardare le nozioni, ad esempio, di persona completamente al di fuori. Il caso più eclatante è che ci sono due casi giuridici, sono giudizi di un giudice, non sono dei leggi, che dicono che un fiume è una persona, cosa che non è esattamente facilmente prevedibile. Ma pensate a delle cose, ad esempio, nei diritti naturali degli esseri che non sono umani, e quindi tutte le parti di bioetica, di come è giusto organizzare da un lato e come è bene, nel senso morale, organizzare i rapporti che abbiamo con la lattuga, con la gallina che viene tenuta a fare le uova, con la gallina che viene cotta nella pentola e così via. Bisogna essere tutti vegetariani. Fino alle macro questioni in cui non so se i filosofi hanno qualcosa di originale da dire, però sono questioni che vengono sempre più affrontate, come alle vere macro questioni, cioè i cambiamenti climatici, tutto il cosmo che sta cambiando e forse sta cambiando in direzioni che vanno a sterminare noi. E qui appunto bisogna un po' che vi decidiate se pensate che è importante che ci siano gli umani o no, cioè si sono estinti, che ne so, i dinosauri, si estingueranno anche gli uomini. Sì, ma non così presto. Boh, c'è una data. Ecco, non è come un vaso di yogurt che c'è la data di scadenza, però sono dei problemi che vengono affrontati e lì si può, sono delle cose che io capisco fino a un certo punto, però si può discuterne da questi angoli, da un angolo, se volete, di ordine generale, cosa se ne capisce, e da un angolo più pressante, se volete, di ordine morale. C'è qualcosa che bisogna fare o è semplicemente come oggi piove, governo ladro? La pioggia non si ferma, il governo è ladro tanto prima, tanto dopo, non c'entra niente la pioggia, sì, si può un po' imprecare, oddio, sta arrivando il riscaldamento planetario, o inverso, sta arrivando la glaciazione futura. Però questa è una cosa molto semplificata, c'è una parte morale, ma c'è una parte anche di capire come affrontare queste cose, cioè
dei fenomeni enormi di grande cambiamento in cui si è cominciato a capire qualcosa di recente, cioè nell'ultimo secolo. C'è qualcosa di interessante da dire. C'è molta gente che pensa di sì, ed è una delle cose che sto per dire, ma forse parlo troppo. Prego. No, no, assolutamente. Però posso darle del tu? Eh, Posso con la T come Taranto darti del tu. Sì, può dare quello che vuole. Prego. Anche tu puoi fare altrettanto, ovviamente. Va bene. Però hai già sollevato tantissime questioni. La prima è, la filosofia è una disciplina, perché da come accennavi all'inizio, a questo punto la filosofia è diventata quasi una disciplina trasversale che problematizza le altre discipline. Cioè, se prima, e questo è un argomento di cui abbiamo parlato anche con Michele, cioè con la specializzazione dei saperi e delle singole discipline, il filosofo, l'intellettuale di un tempo, che era una figura trasversale, cioè Spinoza si poteva occupare anche di questioni matematiche, geometriche, eccetera, eccetera, Newton e vari esempi, adesso con la specializzazione dei singoli saperi, la disciplina della filosofia è diventata quasi un qualcosa che mette in crisi oppure cerca di valutare se le questioni delle singole discipline siano valide o meno, o comunque cerca di metterle su un piano più astratto. O sbaglio? Ma no, non penso che sia sbagliato, penso sia vero in generale, questo è un fenomeno semplicemente storico, che alcune discipline si sono costruite in tempi abbastanza recenti. Il caso probabilmente più visibile è la psicologia. Se voi andate a leggere non solo questi grandi classici, appunto Spinoza, Cartesio, Hobbes, non c'è una psicologia, ci sono delle idee su come le menti pensano. Hobbes pensa che tutte le motivazioni derivano dalla paura, cioè che la gente ha continuamente paura ed è disposta a una quantità di cose che non sembrano assolutamente gradevoli, però insomma è una teoria su come la gente pensa, che la gente pensa principalmente che è dominata. La cosa si è sganciata per varie ragioni. Nel corso del XIX secolo comincia un po' quella che venne chiamata la vera psicologia e quindi Wundt, la gente che continua a dire sì, vabbè, lei mi dice che ha visto i colori, ma come si vede sta cosa, quanto dura un colore? Cioè, tante domande. E adesso c'è, non solo, voglio dire, se guardate l'elenco della facoltà, ci sono i corsi di psicologia, ma è una cosa che viene considerata distinta. Alcuni di questi dipartimenti si occupano solo di come i topi reagiscono a qualcosa e tante altre cose, come i neonati. Quindi c'è questo aspetto. La filosofia è una disciplina, ma a me sembrano questioni un po' di lana caprina, nel senso che molte delle cose che i filosofi hanno fatto di interessante, sì, sono disciplinari fino ad un certo punto, dopodiché hanno degli impatti disciplinari. Mi sembrano proprio dei dibattiti un po', cioè è una questione di ordine istituzionale, cioè ci deve essere un dipartimento di filosofia separato da un dipartimento di, che ne so, arti, belle arti, di storia, di quello che o persino di psicologia e di matematica. Istituzionalmente sì, concettualmente, va bene, le poche cose che seguo abbastanza seriamente in filosofia del linguaggio, ci sono moltissime cose che vengono fatte da linguisti, altri vengono fatti da filosofi che si parlano fra di loro. Ora, esiste una disciplina della linguistica? Sì, c'è un dipartimento di linguistica. Quanto separata sia, per intendersi, quanto certe posizioni che ad esempio, che ne so, questi qui che avete famosi, anche super famosi, Noam Chomsky, dicano delle cose filosofiche, sta un po' a voi, dicono delle cose, hanno degli aspetti molto generali, spesso sì, nel caso di Chomsky enormemente generali. Tuttavia, ecco, in quale contenitore questa cosa vada messa, ma non lo so, un po' tutte e due. Ci sono alcuni aspetti invece che rimangono un po' esiliati, un po' allontanati e separati. I filosofi, molti hanno naturalmente anche una forte componente di ordine morale. E questo non so se si vuole chiamare il Mm. pensiero morale una disciplina. Si può e si può anche non
credo che siano delle cose su cui nulla gira. Queste cose sì, è raro che vengano prese, la gente si pone dei problemi alla facoltà di ingegneria su come costruire il ponte che è crollato a Genova. Probabilmente la maggior parte non si pone il problema se sia giusto ricostruirlo. Che a molti sembrerà una domanda imbecille, ma non è affatto imbecille. Ci sono molte cose che forse è bene che vadano in rovina e buonasera, o bisogna ricostruirle, ma e lì effettivamente l'ingegnere dice: guarda, io le posso dire come si fa, quanto tempo ci vuole per farlo, quanto dovrebbe costare, ma se sia giusto è probabile che la facoltà di ingegneria dice: questa non è una domanda da ingegnere, è un altro tipo di domanda. Quella cosa lì rimane molto filosofica. E poi ci sono dei problemi che sono talmente oscuri e generali che rimangono in filosofia per mancanza di indirizzo del destinatario. Cioè queste cose che dicono quelli agitati, se bisogna occuparsi dell'essere in quanto essere o dell'essente in quanto essente, capite bene che la grande maggioranza delle persone e anche la grande maggioranza di quelli che fanno queste cose, cosiddette intellettuali di professione, ti risponde: boh, non lo so, è una domanda in linguistica, è una domanda in cosa e lì non si sa. Per cui cade un po' nel testo dei filosofi per mancanza di destinatari. È una disciplina. Quello che mi colpisce, questo è veramente un parere personale, quello che mi colpisce è la mancanza di due cose, per questo tendo a negare che sia una disciplina. La mancanza di un consenso abbastanza stabile su quali siano i metodi d'attacco. C'è poco da fare. Se uno ha una teoria in chimica, bisogna stare tante ore, a volte tanti anni, a mettere, qui sto esagerando, le provette con dei fluidi dentro e vedere cosa succede. In filosofia, ad esempio, non ci sono esperimenti. Ci sono pochissimi casi in cui un aspetto riproducibile artificialmente, come un esperimento, cioè mettiamo Belfiore e Palma in una stanza e vediamo cosa succede, cioè organizzano uno stato, fanno la guerra, si suicidano tutti e due, boh, non c'è questa cosa. La seconda, forse più controversa, è che effettivamente ci sono poche cose che sono accettate come risultati, accettate dalla disciplina medesima. E lì veramente in circa 4.000 anni di esperienza io ne conto 3. Per cui da questo punto di vista, se volete una disciplina che non è mai nata, magari nascerà, però pensate a delle cose, appunto, fanno molta pubblicità a Kant, e adesso dopo la mia, quella che lui chiamava rivoluzione copernicana, che tutto è meno che una rivoluzione copernicana, ma lasciamo perdere, adesso abbiamo le basi per rimettere la metafisica su una base scientifica. E, appunto, c'è una grande quantità di gente che no, ha torto Kant, si pone dei problemi idioti. Per cui c'è una tendenza, credo che sia una tendenza, particolarmente in Italia, e davvero la domanda del perché è difficile e complicata, è l'idea che questa non sia una disciplina, ma sia la storia di certe cose da leggere. Cioè non c'è la disciplina dell'italiano, c'è il fatto che tanta gente ha scritto in italiano, appunto da quelli famosi, Francesco d'Assisi, Petrarca, e Foscolo, e Leopardi, e Manzoni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma vuol dire che questa non è una disciplina in italiano, è che si pensa per ragioni storiche che sia bene che gli italiani abbiano una forte aderenza a una certa eredità di ordine letterario. C'è un modo di vedere la filosofia che è la stessa, cioè che sostiene che è bene che le persone ben educate siano a contatto con, e qui appunto comincia tutta una serie di sequenze. Alcuni dicono che bisogna essere più a contatto con Bonaventura e Tommaso, altri più con, che ne so, quelli che cita lei, Spinoza e Descartes. Altri rispondono: ma no, guardi, Hegel ha risolto tutto, basta sapere. E tutto questo è appunto, fa bene all'anima che la gente sia a contatto con queste cose. E questa appunto non è una disciplina, è come la storia. Non c'è la disciplina della storia, bisogna sapere delle cose che sono interessanti, spesso sì, ma sia come termini di metodo che come termini di risultato, se uno fa la storia, che ne so,
delle invasioni mongole in Cina non c'entra praticamente niente con la storia della diffusione della ruota. E tutte e due hanno degli aspetti interessanti. In questo senso io penso che la storia non sia una disciplina, però sia una serie di racconti che sono molto interessanti e a volte aiutano a dare come spiegazioni retrospettive. Cioè, è vero, per fare un esempio estremo, è vero o no che certe condizioni di crisi economica spingono verso eh, governi molto autoritari? Beh, insomma, gli esempi si moltiplicano. C'è una disciplina di cosa sia che causa la nascita di un regime autoritario? Mica tanto. Ci sono tante storie, alcune più plausibili, alcune meno, ma voglio dire, di fatto, raccappo, nessuno vuole fare l'esperimento. Cioè, proviamo a mettere in miseria tre quarti degli italiani. È vero che nasce un nuovo Hitler, Mussolini, quello che vi pare a voi, ma l'esperimento è infattibile. Però questa è una storia interessante, cioè ti dà tutti degli spunti, spesso in forme di omologie, cioè si vanno a caccia di sufficienti fili che ti diano l'idea di una somiglianza tale da darti l'aspetto di una spiegazione. A me questa non sembra una disciplina, però è interessante. E comunque, ripeto, se quello che tu chiedi ha a che fare con un aspetto strettamente istituzionale, non c'è dubbio che ci sia la facoltà di storia, non c'è dubbio che si insegni ai licei la storia e così via. Dopodiché, cosa insegna la storia? Ma in un certo senso è una narrazione di tante cose che sono selezionate e si spera che la facoltà di storia abbia selezionato quelle interessanti. Il colonialismo, la scoperta di certe cose tecnologiche, la nascita del motore a vapore per l'industria e così via. Ma non c'è una teoria del vapore, c'è la constatazione, se volete, che a un certo punto, piuttosto che usare solo la forza muscolare degli umani, cominciano a diffondersi tante macchine, quelle importanti per tante ragioni sono a vapore, che hanno generato appunto l'abuso del carbone, del petrolio. Non sto a farvi la storia. Prego. Dunque, anche in questo caso ci sono moltissime cose che vorrei approfondire. Partirei dicendo la filosofia, quindi in quanto però anche metodo e anche approccio con cui riflettere sulle cose, ha una validità oppure no? Parrebbe di sì. Eppure, da quello che dicevi, non avendo una dimostrazione pratica, empirica o comunque una verificabilità, quasi poi sembrerebbe quasi un cortocircuito logico in se stesso, cioè chiudersi nei suoi procedimenti e nei suoi ragionamenti senza poi essere verificabile. E forse un aspetto di verificabilità, forse mi sbaglio in questo, però le neuroscienze che stanno iniziando un pochino adesso a prendere luogo con risultati forse a volte un po' deludenti, hanno questo aspetto di verificabilità e di dimostrazione, di sperimentazione e quindi poi le loro scoperte hanno anche poi forse delle implicazioni anche filosofiche fondate però su delle dimostrazioni. Ma qui io non so cosa intendi per dimostrazione. Ti farò un esempio. Uh, In filosofia, in quella roba cosiddetta seria, si ha spesso la domanda che è bene avere un'idea di che cosa si tratta. Ora, le neuroscienze che si occupano appunto di neuroni non si chiamano neuroscienze per scherzo, non è che rispondono alle domande che Cartesio si poneva guardando eh, gli schemi delle collezioni cellulari, si occupano di e scoprono molte cose e molte cose utili. Non si domandano cosa sia la mente. E la mente è una di quelle cose che appunto ha bisogno di raffinamento concettuale. E lì c'è poco da fare. Le neuroscienze, le faccio un esempio. Vi faccio un esempio. Una delle teorie che adesso va per la maggiore, una delle teorie in filosofia della mente è la cosiddetta estensione. Cioè si è pensato per un lungo periodo che qualsiasi cosa fosse la mente, qualsiasi cosa ci riferiamo chiamando la mente, fosse una cosa che è sostanzialmente interna al mio sistema nervoso. Diciamo è sempre sotto pelle, d'accordo? È un po'
un po' dentro il cranio, un po' tanto nei midolli, un po' nell'ippocampo. Insomma, la storia è geograficamente interessante ma irrilevante, però è sempre sotto pelle. Alcuni, Andy Clark è uno di quelli che l'ha inventato, sostengono che no, che è sbagliato e che bisogna occuparsi di quello che loro chiamano la mente estesa. Perché? Perché secondo loro molte cose, incluso l'aggeggio in cui sto parlando, sono, se volete, esternalizzazioni di funzioni. Cioè invece di dover mantenere in memoria i numeri di telefono, il codice della carta di credito e tutto che faccia aveva mio padre, li metto dentro una cosa che non è sotto pelle. Li metto dentro il computer, li metto dentro il famoso hard drive, il disco esterno, il telefono sempre più, e diventerà sempre più bizzarro, d'accordo? Ora, si noti bene che questa cosa presuppone una certa nozione della mente, cioè che la mente non esista unitariamente e che sia una composizione di funzioni. Alcune di queste si possono esternalizzare. Esternalizzare in questo senso, si dà in subappalto. Faccio una enorme fatica a ricordarmi certe cose e invece di dovermi ricordare facce, numeri, colori o anche intere narrazioni, cioè è molto più facile invece che imparare a memoria Divina Commedia di tenersi la Divina Commedia nel telefono, ogni volta dice adesso vorrei vedere quel tale canto e vado a guardare. È vero o no? E qui davvero le neuroscienze sono silenti. Questa è una nozione funzionale, cioè ci sono tante cose che abbiamo raccolto sotto mente, tra cui percezione, eccetera, eccetera. Una delle cose che ad esempio sfugge a moltissimi, e dipende da cosa ne pensiate, ma ci sono anch'io in questa cosa o ci sono funzioni e basta? Cioè, se mettiamo tutto questo ben sparpagliato su scala universale, c'è Palma con un disco duro che ne so, a Bologna e con la percezione a Tunisi e qualcosa. Uno, alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. E davvero non vedo in che senso le neuroscienze, o almeno io non vedo in che senso questa nozione famosa di senso dell'io, che alcuni dicono ci sia, alcuni dicono non ci sia, sia un oggetto a cui le neuroscienze fanno molta attenzione, anche perché hanno cose più interessanti a cui occuparsi. In cose molto generali, a mio avviso, no. Cioè, non vedo proprio in che senso ci siano, che ne so, risposte serie ha ragione questo o ha ragione quello. Cioè, ha ragione Spinoza o ha ragione Descartes? No. Confesso che no, non vedo bene in che senso una cosiddetta altra disciplina dovesse fornire. Può darsi che ci siano alcune cose sì, alcune cose chiaramente sì, alcune parti di quello che veniva chiamata filosofia naturale sono diventate molto indipendenti, per cui adesso sì, se uno vuole parlare delle due famose parole proibite del tempo e dello spazio, è quasi impossibile ignorare la fisica. Nel senso che queste sono diventate talmente, dopo Newton in particolare, prima la cosa, notate bene che prima nessuno si era accorto di questa cosa, adesso no. Ecco, uno che ha delle opinioni ad esempio sul tempo fa molta fatica a dire che esista la simultaneità. Si può provare, ma bisogna veramente fare salti mortali considerevoli e per molti questo è già, nel golf si direbbe, un forte livello di handicap, cioè hai già perso punti in partenza. Ti sei messo contro il consenso che deriva dai tempi di Einstein, che deriva da 150 anni fa, però è vero che a molti sembra sensato che la simultaneità esista, cioè la domanda che faceva una volta un filosofo, ma secondo te che ora è sulla Luna? La domanda sembra ben formata, nel senso che se uno dice ma che ora è a Pechino, già che guardi il fuso orario deve essere quello là, che ora è sulla Luna? E ci metti un minuto a capire che la domanda è idiota. Può darsi che
no, spero che voi ci mettiate di meno. La prima volta che me l'hanno fatto io ci ho messo un po' meno di un minuto, però è vero che ero abbastanza piccolo e non ci avevo mai pensato. Però su queste cose sì, sono d'accordo con te. Gli aspetti in cui alcune discipline hanno corroso e mangiucchiato delle tradizioni filosofiche hanno dato l'idea che alcune cose siano da abbandonare. Però, ripeto, uno può, se prendete un caso famoso, tristemente famoso, come Emanuele Severino, scomparso in Italia, c'è anche chi risponde no, è la fisica che ha torto. Sono molto minoritari e sempre più, eh, ecco, un po' come dei pazzi che vivono nel deserto. Però c'è anche questa opzione, dire no, guardate che hanno torto tutti, proprio tutti. Mm, per ragioni credo sociologiche la cosa ha poco impatto, però c'è anche quella possibilità. Su quelle discipline sì, su alcune cose no. Una delle cose che a me interessa personalmente, ad esempio, la nozione di validità logica è proprio un problema a cui bisogna pensarci. Non c'è nessuna scienza, cioè non c'è un modo, qui sono tutte cretinate di dire è un problema matematico. No, perché il problema matematico è, guardate, faccio delle cose che assumono che esista una certa nozione di validità logica. Cosa sia questa nozione di validità logica, vi assicuro, è molto controverso. E non vedo in quale casella, se volete, istituzionale questo debba accadere, anche perché gli altri hanno di meglio da fare che occuparsi dei problemi filosofici, perché alcuni sono un po' paralizzanti. D'accordo? Se le cose che in filosofia del linguaggio vengono all'infinito discusse fossero sufficienti per paralizzare la linguistica, non avremmo mai saputo molte cose interessanti sui linguaggi, che si fanno, sì, pensandoci e poi andando a vedere. È vero che bisogna avere una marcatura del tempo? No, d'accordo? In italiano fui e sono marcati morfologicamente. È una parte necessaria di che cosa fa un linguaggio naturale umano? No. E lì bisogna avere l'idea che c'è un modo di marcare queste cose e poi andare a vedere vuol dire proprio più che altro ascoltare chi parla amharic, arabo e tante altre cose. Però certo l'idea che si potessero suddividere sì è nata dai filosofi e poi viene a volte spinta a raggiungere una forte indipendenza, a volte no. Ripeto, forse l'unico caso in cui sono assolutamente senza sfumatura è il caso delle cosiddette questioni morali, in cui effettivamente non si capisce bene cosa sarebbe la disciplina che, naturalmente, uno può dire, senta, lei è cretino, la risposta è nei libri sacri della religione, però quella, secondo me, è una specie di scappatoia, nel senso che non è una vera risposta. Che uno naturalmente risponderà il filosofo, rompiscatole, come al solito risponderà, che ragione dovrei pensare che quello che dicono le tradizioni sia vero? Ma e l'altro ti risponde perché me le ha date Dio. No, non può essere, perché la tradizione dice che Dio le ha dato queste cose, per cui non può dire che la tradizione è buona perché è la tradizione. Ma, però capisco benissimo che la persona che fosse veramente in una tradizione religiosa risponde lei è cretino, non capisce cosa sia la tradizione. Il che è vero, io non capisco come sia la tradizione. Uh, naturalmente, uno degli aspetti interessanti della parte morale, per chi di voi avesse interesse o ambizione etico, è che dovrebbe essere indipendente. Cioè, se l'esempio che viene continuamente fatto, se è male torturare i bambini a scopo di divertimento, cioè considerate una specie di universo di persone estremamente sadiche, il cui unico divertimento è ogni sabato mattina vanno in un posto dove vengono torturati dei bambini e non c'è nessun motivo, né giuridico né punitivo, niente. È semplicemente che a loro diverte, come uno potrebbe andare appunto sabato a guardare la partita. C'è poco,
in gioco se il pallone entri nella porta o no. Però moltissimi si divertono tantissimo a vedere queste 22 persone che si scaramucciano. Molti pensano che sia male. Che rilevanza è se Dio mi avesse dato un ordine non andare a guardare i bambini torturati? Cioè, come gli altri no. Cioè, quando compri il biglietto diciamo, qui lei ha avuto comunicazione da Dio, no, va bene, passi pure. Non lo so, però è una delle cose che appunto viene assai discussa. Prego. Quindi la filosofia ha anche un'alta componente morale, cioè una componente di problematizzazione della morale delle discipline. E forse è anche il futuro principale della filosofia, considerando tutte le problematiche che le scienze stanno portando, come avevi anche accennato. Però poi c'è anche un rischio in questo, perché, come accennavi all'inizio della nostra conversazione, adesso si pensa anche al filosofo come opinionista, come saggio da ospitare e da interrogare per questioni generiche, eccetera. Ma ti chiedo, ha anche antecedenti questa figura del filosofo saggio oppure è una figura nuova? Perché uno potrebbe dire, ah, ma anche, che ne so, un presocratico era un saggio generico, però sì, certo, le condizioni all'epoca erano totalmente diverse, sia a livello, cioè, di società e anche di impostazione filosofica. Quindi sì, c'è anche questo rischio e come credi si evolverà? Rischio, non credo che ci sia un grande rischio, nel senso che la grande maggioranza delle espressioni della saggezza di questo genere sono a livello di idiozia del commentario al Giro d'Italia, cioè se veramente stia meglio che Marx sia il migliore del mondo o no. Probabilmente ve lo siete già dimenticati, ma la vostra generazione neanche sa chi sia Marx. Era un ciclista molto famoso, credo morto anche. Comunque non ha importanza. Ci sono degli antecedenti? Beh, sì, storicamente sì. Ci sono gruppi di persone, sia istituzionalmente filosofi che autonominatosi tali, che hanno dato opinioni di questo genere. Alcuni dei grandi illuministi francesi hanno proprio fatto da consigliere alla corte russa. Venivano chiamati, dicendo, guarda, non si capisce bene cosa bisogna fare, in varie questioni. Cosa ne pensa? E questi in realtà non solo non erano russi, ma avevano nozioni abbastanza nebbiose di cosa stesse succedendo, eppure avevano dei principi che parevano applicabili. Uh, Nei casi recenti, voglio dire, soprattutto perché penso di rivolgermi a delle persone italiane, un caso di saggio in questo senso è Giovanni Gentile. Giovanni Gentile era un filosofo professionista, il quale venne interpellato, proprio non solo interpellato, ma anche nominato e incaricato di trovare soluzioni dal governo del Partito Nazionalfascista di cosa si faccia dell'educazione. Quella cosa che vedete soprattutto a livello di università e di liceo, ma anche fino alla scuola elementare in Italia, è molto un parto della tua mente. Lo avesse detto in televisione? No, perché non c'era la televisione. Ne ha parlato? Sì. E ne ha parlato soprattutto con quelle persone che lui pensava fossero influenzabili, cioè i membri del governo. In questo senso sì, non c'è nulla nella filosofia che dice cosa bisogna insegnare a un bambino di 4 anni, proprio non c'è. Visto che tu dici, sì, bisognerebbe che fosse più bravo, più intelligente, più capace, a volte più rapido. Tutto questo è vero, ma dire, non dice nulla di pratico sull'educazione. Gentile no, ne ha estratto veramente delle specie di massime pratiche, che bisogna che ci sia una forte componente religiosa, che bisogna che ci sia una forte componente storica. Non è un caso che le cose siano così. C'è dietro un po' sì l'avviso di questo aspetto saggio. Ci sono dei pericoli? Spesso sì, nel senso che queste cose sono molto, a mio avviso, parrocchiali, nel senso che la saggezza che viene emessa dipende molto, molto, molto più della metà, ecco, mettiamola così. Dai gusti personali del filosofo, che di filosofico ci mette molto poco. Cioè, a uno stanno sulle scatole, che ne so, l'oppressione sessuale e comincia a strimpellare su come bisogna ammettere, ad esempio, la legalizzazione del matrimonio omosessuale
l'adozione da parte di una coppia monosessuale, e così via, e così via. Tutto queste sono opinioni perfettamente legittime. Ecco, dubito che i filosofi abbiano una cosa particolare da dire in termine, quanto più ne potrebbero avere, ad esempio, i genitori e così via. Però si rischiano di dire forti idiozie. Ho l'impressione, ma questo me lo dici tu se ho ragione o torto, che queste cose siano molto più leggere, superficiali, sciocche e passeggere di quanto appaia. Cioè dei pensieri di XX, celebre filosofo, che ne so, sulla guerra in Afghanistan a nessuno fa né caldo né freddo. Mentre a molti fa ancora caldo e freddo, come tu stesso dici, Cartesio, che aveva dei problemi iper particolari alla sua epoca, eppure la cosa persevera. Se effettivamente vi sia o non vi sia una cosa interessante detta a Domenica In, passa prima del lunedì mattina, ecco, un po' questo. Può darsi che abbia anche degli effetti in parte positivi, cioè la maggioranza della gente pensa dei filosofi come della specie di vescovi laici, cioè che hanno una specie di autorità che deriva da una tradizione e pontificano su vari argomenti. Però appunto l'espansione è molto dovuta ai mezzi di comunicazione, cioè che la gente viene vista in televisione e così via, mentre anche se pensate a tempi, che ne so, insomma non recentissimi, però recenti, cioè quanti dei suoi contemporanei hanno letto Tommaso d'Aquino? Pochissimi, pochissimi. Molti erano analfabeti, era difficilissimo avere accesso a una biblioteca. L'impatto è enorme, ma è enorme in 900 anni. Se Tommaso d'Aquino andasse adesso appunto a Domenica In, avrebbe un impatto in 3 ore. Ecco. Però io trovo queste cose un po' pericolose, penso che il più delle volte diano un forte discredito alla disciplina, nel senso che un po', se ci pensate un attimo a quello che è successo, cioè 5 anni fa, per dare una cosa recente, molti di noi tendevano a dare molto credito all'autorità in senso medico. Me l'ha detto il medico, spesso era sufficiente alla chiusura di una controversia. Quando è cominciata l'epidemia di Covid, l'esposizione di come questi fossero, cosa assolutamente nota, ma meno visibile superficialmente, fossero dei piccoli egomaniaci esagitati e spesso con alcune idee confuse. Questo va detto, non è, per cui ci sono motivi ottimi per avere dubbi dell'autorità medica. Però l'espansione di questa cosa ha prodotto, a mio avviso, un gran discredito della credibilità dei medici. Perché? Perché questi sono egomaniaci, per cui c'è quello che ha l'ossessione che bisogna bere, che ne so, un bicchiere di prosecco, quell'altro che bisogna eliminare tutti gli alcolici altrimenti, quello che dice, e così via e così via. Queste cose sono, peraltro, sono molto periferiche rispetto al centro della questione, cioè lì c'era una questione politica, come risponde un sistema medico a un'epidemia che aveva degli effetti che non erano stati capiti e previsti. Questa era proprio una questione politica, bisogna essere governi che prendono delle scelte. Hanno ragione, hanno torto, se ne può discutere. Ma che la scienza fosse come il contraffuori di questa cosa è una balla. La scienza non dice niente, la scienza dice che guardate che, date certe circostanze, le probabilità sono di questo genere. Fine. Dopodiché, naturalmente, se uno dice è bene per terrorizzare tutti dire che bisogna essere per la strada marcherati, la risposta è sì, solo se sei entro 3 metri dall'altro, nel senso che se sei da solo che cammini nel bosco non succede assolutamente niente. Comunque lasciamo perdere. L'analogia è questa: temo che la forte esposizione di questo aspetto di saggezza dei filosofi, che vengono interrogati su tutto, sulla cronaca nera, sulla cronaca rosa, sulla politica e così via, discrediti molto, nel senso che non si capisce bene cosa questi fanno, cioè che tipo di contributo portano. Almeno, se ci pensa,
lo spettatore, il microbiologo porta una forte conoscenza dei coronavirus. Il filosofo che parla della guerra, che ne so, in Ucraina o in Israele, cosa porta di filosofico? Un po' niente. Delle opinioni in cui uno ha benissimo il diritto di essere pro o contro questo o quello, ma cosa porta? È una specie di soprammobile di lusso, cioè invece di avere, eh, cito solo i morti per evitare di offendere i veri, invece di avere Vittorio Gassman abbiamo un filosofo, cioè se era vivo Gassman, cioè, adesso sentiamo Vittorio Gassman che ci parlerà dell'invasione di Gaza. Cosa pensa Gassman? E magari penserà delle robe completamente sensate, ma che hanno nulla a che fare con Gassman. Cioè dirà, sarebbe bene ridurre le morti, l'aveva pensato anche mia zia Pina, sarebbe bene ridurre le morti. La competenza filosofica aggiunge alla saggezza sulle questioni del giorno, secondo me è quasi nullo. Per cui il filosofo diventa un po' un soprammobile di lusso, un po' come tutti. Se ci pensate in una cosa che ha nulla a che fare con la filosofia, spesso vengono chiesti a dei grandi atleti delle opinioni che hanno nulla a che fare con lo sport. Ma signor Mennea, cosa ne pensa delle riforme costituzionali? E ha tutto il diritto di avere un pensiero, ma che importanza ha che sia Mennea? Cioè, perché non chiedono a Belfiore? Scusi, signor Belfiore, lei che impressione ha del cancellierato? E spero che ti chiamino ben presto anche perché ti pagano. Voglio dire, è un po' questo che contesto. Cioè, scusi, ma Belfiore cosa ha da aggiungere? Perché io l'ho sempre detto, invece di fare un appello di filosofi, perché non fate un appello di idraulici e elettricisti? Cioè, sull'invasione di Gaza abbiamo qui un appello di 2000 idraulici e elettricisti. Prego, a te. Io credo sia poi a quel punto una questione di immagine, anche di attitude, cioè si chiama il filosofo perché ti presenta una certa impostazione mentale, una certa capacità dialettica di ragionamento molto astratta in realtà, che però si vende bene e magari cambia le carte in gioco, ti dà una prospettiva non per forza fondata, ma più accattivante e quindi diciamo lubrifica la discussione, la riflessione su un tale argomento. Può darsi, guarda, non lo so, questi sono proprio giudizi che possono dare. Ecco, per come la metti tu, sono giudizi che possono dare gli ascoltatori, cioè cliccate di più su quando la trasmissione ospita un filosofo piuttosto che ospita un idraulico. Però confesso che no, ecco, io questo non lo vedo, devo dire la verità. Mhm. Nel caso di alcune persone che si presentano come filosofi, proprio non vedo l'appiglio alla forza di quello che dicono. Certo, Un po' perché dicono delle banalità, sì. alcune vere, alcune false, come quasi tutte le banalità. Un po' perché come dire, l'argomento è pressante e i problemi della filosofia sono, spesso lo ripetevo anche agli studenti, sono del tipo abituatevi a pensare molto al rallentatore, perché alcune questioni sono tali che richiedono di essere fatte, rifatte, smontate, rimontate. Il tempo della comunicazione, soprattutto la comunicazione, adesso penso tu avevi in testa soprattutto la televisione, è rapido. Uno non potrebbe a una domanda dire, guardi, ci penserò, le manderò 3 pagine, di un saggetto sull'argomento. Basta. È tipicamente uno che non viene più invitato alla trasmissione. Eppure, ecco, mentre è facile dire, è Sinner più bravo di Panatta? Bah, insomma sì, a occhio uno può rispondere sì o no. Mentre, ecco, le domande che tu stesso fai, se ci pensi un attimo, ma è vero o no che le dimostrazioni di alcune scienze hanno distrutto la filosofia? Beh, insomma, bisogna pensarci un po'. Hanno distrutto alcune cose, alcune altre no. E soprattutto tutto questo rimane a un livello di genericità che non aiuta a capire dove stanno i problemi, che è un po' il cruccio che almeno il sottoscritto si pone spesso. I problemi sono cose spesso molto sottili, bisogna pensarci bene. Una delle abilità, se mai qualcuno di voi avesse interesse a fare filosofia, la prima cosa da fare è imparare a capire quali sono le domande giuste, che è tutto meno che facile e forse non c'è neanche una ricetta, perché può darsi che ci sia il caso, a volte improbabile, che anche la persona più giovane o più inesperta
eh, abbia puntato su una cosa che era passata inosservata e che invece aveva un suo interesse. E appunto, se pensate ad alcuni casi anche recenti, effettivamente sì, ci sono stati casi, sono rari, ma esistono. Però porsi la domanda è importante. E ecco, evitare una specie di schiavizzazione alla tradizione, che le domande sono quelle che ha posto, che ne so, appunto Tommaso ha posto, non perché le loro domande siano stupide, ma perché uno sforzo, e appunto lascio a te decidere se sia una disciplina o no, uno sforzo di questa attività, è provare a dare dei contributi. Uno di questi è identificare domande. E spesso le domande sono ai bordi del non rispondibile, cioè sono veramente un po'. Ma, eppure sostengono molti, sottoscritto incluso, c'è un valore nel pensarci alle domande. Sì, come dicevi poi, ad esempio, che cos'è la mente, no? Quindi andare quasi ai principi minimi, ai principi di base per cercare di andare al di sotto nelle sottigliezze. E a questo punto ti chiedo, a proposito di domande importanti, no? Noi ci siamo posti all'inizio il problema che direzione sta prendendo la filosofia. E io ti chiedo, andando proprio al principio minimo appunto di questa questione, è possibile determinare il proprio presente nelle sue direzioni principali? Mi spiego. Cioè, è sempre facile a posteriori dire, ah sì, nel primo Novecento in Italia le correnti letterarie erano queste, c'era il futurismo, c'era il decadentismo, c'era il crepuscolarismo, eccetera, eccetera. Ma mentre le vivi, mentre vedi in realtà l'impianto rizomatico è complesso e stratificato, ma anche fluido di tutte le cose. È possibile capirlo? Oppure bisogna semplicemente aspettare che il tempo faccia il suo decorso, noi, tra virgolette, semplifichiamo e schematizziamo ciò che è stato, perché il tempo ha cancellato alcune tracce, ne ha rese rilevanti altre. Insomma, è possibile parlare del proprio presente oppure no? Ma è possibile? Sì, senza dubbio. Capirlo non so che cosa vuol dire. Cioè, non so che cosa vuol dire. Qui mi spiace se sono esplicativo didattico perché è una specie di uno si mette in testa un cappello strano e adesso farò l'aria professorale. Non è questo, vuol dire, si capiscono degli enunciati. Non so che, lo dico veramente non per amor di polemica. Supponete che ci sia davvero un forte caso di riscaldamento del pianeta dovuto almeno in una proporzione alle attività degli umani. Diciamo che da 400 anni continuiamo a bruciare combustibili fossili, il legno, il carbone, il petrolio, eccetera, eccetera. Questa roba ha prodotto degli effetti che ci hanno messo molto a vedere. Adesso invece molti di questi effetti pare siano visibili. Questo qui è il presente, vi suggerisco. Cosa bisogna capire? E guardate che la domanda non è un po', non è polemica, nel senso che ci possono essere, secondo me ci sono tentativi molto difficili di dire che questa cosa non è. Più plausibile è che sia difficile avere in testa le porzioni chiare di quanta sia, come dire, la componente causale delle attività umane e quanto sia che appunto ogni tanto si scalda e ogni tanto si raffredda, le famose ere glaciali erano dei raffreddamenti, poi seguivano dei periodi in cui si scaldava e la cosa oscilla, non è stabile. Se voi chiamate questa, non so, ecco, è per questo che bisogna un po' spingere la domanda tua dove vuole andare. Cosa vuol dire capirlo? Adesso che gliel'ho detto, l'ha capito? E se la mette così, sì, allora è possibile capire il presente. Ci sono alcuni aspetti che sono più accessibili, questi sono enormi perché hanno a che fare con le temperature, il livello dei mari e tante altre cose. Alcuni sono un po' più inaccessibili, il presente è anche quello che succede su Plutone e non si sa bene, si sa un po'. Ecco, non so cosa vuol dire capirlo, oppure
Prenda il caso dell'Italia, facile. L'Italia è entrata in un fortissimo calo demografico. L'Italia perde 340.000 persone all'anno. Perde nel senso stretto, non è che sono andati perduti, perde nel mettere in equilibrio i morti con i nati. Si scopre che i morti sono molto di più dei nati e questo è. Ora, questi, come dire, sono i dati della situazione, i numeri. Domanda a te, cosa vuol dire capirlo? Adesso che le ho detto i numeri, ha capito? Cioè, voleva delle induzioni causali, cosa succede? Succede che in un periodo relativamente breve, tra i 50 e i 100 anni, la popolazione deve diminuire di molto, a meno che non ci siano forti immigrazioni. Se la popolazione degli Stati Uniti fosse composta dagli Arapao, dai Chihuahua e così via, sarebbe molto più piccola. Invece è una cosa in cui arrivano milioni di immigrati. Questo non è il caso in Italia fino ad adesso, ma voglio dire, questo è quello che è. Ora, domanda, l'ha capito o no? Ma non è un dubbio sulle capacità cognitive tue. Che Certo. cosa c'è da capire qui? È come trarne una specie di morale. Io credo che... Prego. No, chiedo scusa, non volevo interrompere, però credo che in questo caso con capire, diciamo, parlare e discuterne vorrebbe dire avere una griglia interpretativa, uno schema interpretativo inconfutabile. Così hai veramente compreso qualcosa, perché la scienza ti propone una definizione inconfutabile di qualcosa e così tu hai compreso il fenomeno fisico, chimico, eccetera. È possibile avere una cosa del genere per fenomeni sociali, culturali, storici? No, ovviamente, però era questo il problema. No, no, ma il problema è un problema, ma voglio dire, a mio avviso parte da falsi presupposti. Mm. Cioè, cosa sarebbe una tesi inconfutabile della scienza? Non voglio la lista, tre esempi. Ad esempio, la termodinamica ha dei principi inconfutabili, oppure sì, Inconfutabili finché non li cambiamo. ah beh, anche questo è vero, sì. Ecco, qui ci sono, ecco, qui cominciano appunto i problemi tipici dei filosofi. Si può sostenere che esistano, non so cosa vuol dire inconfutabili, cioè che non vengono confutati, ma appunto alcuni possono avere l'opinione che un gruppo, o se volete un sottoinsieme dei teoremi logici e matematici siano di questo genere, cioè se sono teoremi sono eterni nel senso che non c'è nulla da discutere. Ma queste sono scienze in un modo che appunto richiede un lungo discorso, non hanno nulla a che fare con la termodinamica. Secondo punto, sono queste, e questo appunto domanda che i fisici si fanno, i fisici intelligenti, sono le leggi naturali stesse soggetto a cambiamento o no? Ma non lo so. Tutto questo nel caso di, a mio avviso, piuttosto ben comprese enunciazioni di leggi, come le tre della termodinamica, e assolutamente non comprese le leggi sociali. Mi puoi fare un esempio di legge sociale? Ah no, Boh. certo, certo. Sai, No, si può benissimo azzuffarsi sul tema, voglio dire, vorrei che uno mi dicesse, allora la proposta di XY è che inconfutabile sia la seguente legge, diciamo, non ovviamente fisico-matematica, mettiamola così, che ne so, che tutti sono sottoposti al complesso d'Edipo. Cioè, ecco, vorrei degli esempi di quello che... Perché altrimenti la griglia inconfutabile mi sembrano un po' parole che si svuotano, non si sì, è capisce. vero. Tutto questo, per questo che sono un po' scettico eh, sulla possibilità di formularle, nel senso che non so bene cosa voglia dire. La griglia inconfutabile di che? Si può parlare del presente? Sì. Se io le dico oggi piove, sto parlando del presente? Sì o no? Sì. Quindi la risposta è sì, si può parlare del presente. È, è, Benissimo. è quello che lei cerca, dubito però.
Sì, è proprio questo il problema, cioè, quindi possiamo parlare di fatti, diciamo, eh, a questo punto dovremmo distinguere, no? Due aspetti, i fatti esteriormente verificabili e, diciamo, esperibili dalle interpretazioni, diciamo, macro, generali, e quello poi è il punto. Cioè, Guardi, le ripeto, qui mi scuso, questa è veramente una deformazione professionale. Una delle cose da fare è fare attenzione a quello che si dice. Che interpretazione bisogna dare di oggi piove? no, appunto, oggi Micro, piove. macro, di mezza misura, non lo so, decida l'uditorio come vuole. Cosa bisogna interpretare esattamente? Allora, io ovviamente non mi riferivo a questi fatti esteriori e fisici, però parliamone. Uno potrebbe trarne che c'è il riscaldamento globale, perché vari fenomeni storici, sociali, tecnologici. No, al tempo. Calmi. E questo cosa c'entra con l'italiano? Cioè possiamo cosiddetamente ragionare in questo modo nella lingua che pare a lei, per cui la lingua di nuovo non c'entra niente. Ci sono alcune possibili inferenze che si possono trarre da alcune osservazioni. Completamente vero, ma largamente mancante di originalità. Sì, Mhm. appunto, ci volevano i filosofi per scoprirla. Sono queste a proposito del presente? Sì, ma non vedo chi lo contesti, cioè non vedo cosa stiamo bersagliando. Perché innanzitutto è interessantissima questa discussione perché mostra quanto in realtà la filosofia sia necessaria, paradossalmente, no? Esatto. E poi il punto, il quesito iniziale era, noi dovevamo descrivere o tentare di orientarci all'interno di che direzione stia prendendo la filosofia nel contemporaneo, giusto? E quindi il quesito era, ma si può fare qualcosa del genere? Capire il presente vuol dire cosa? Capire quello che dicono i giornali? Basta No. leggere. No, no. Allora, d'accordo. Quindi, proviamo ad andare alla conclusione. Cosa bisogna capire per capire il presente? Dal tuo ragionamento. Avere una, ripeto, mi ripeterò, però avere una griglia interpretativa, ovviamente non si può averla inconfutabile, prima estremizzavo, che regga uno schema quanto più onnicomprensivo dei fenomeni avvenenti di un determinato ambito. Cioè, se stiamo parlando dell'ambito filosofico, si può cercare di descrivere le appunto caratteristiche più prominenti e più significative in modo quanto più oggettivo possibile nel presente di quello che sta succedendo adesso. No, nel senso che è esattamente come si può avere una griglia che sia massimamente onnicomprensiva, eccetera, 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 per parlare della guerra in Ucraina? No. Ecco, Ci questo è sono il punto. interessi in confronto, ci sono delle opzioni da discutere, ci sono dei risultati desiderabili da alcuni e detestabili da altri, ma non capisco cosa vuol dire griglia. Cioè, ho capito la guerra in Ucraina, ma ora un fenomeno molto meno interessante come quello che succede nei dipartimenti di filosofia, sì, si possono avere delle indicazioni, ma griglia, non lo so. Cioè, ho l'impressione, e qui mi correggi tu se mi sbaglio, che ci sia questa specie di ossessione gentiliana, cioè che ad esempio la filosofia sia una cosa che si divide in antica, medievale, moderna e contemporanea. Sono tutte scemenze, nel senso che sono veramente scemenze, nel senso che ci sono alcuni problemi che hanno posto, certamente nel periodo storico che chiamiamo Medioevo europeo, che sono vivi adesso, come ci sono certi problemi che ha posto, ad esempio, quello più famoso probabilmente Aristotele, che la gente discute anche adesso, come ci sono dei problemi che alcuni hanno che non hanno dei particolari precedenti. Tutto qua. Dopodiché, è questa una griglia? Sì, ma e allora? Cioè non capisco. Ecco, allora, le propongo alla persona che ascolta e a te, propongo una questione. Supponiamo che sia sensato questo problema di provare a capire il presente. Che tipo di risposta ci sarebbe? Cioè, quando è che io posso dire di avere, cioè, quando è che ho la griglia giusta per leggere i dipartimenti di filosofia? Ma non so, per domanda. Se prevede le prossime tornate concorsuali?
se prevede cosa una particolare persona pubblicherà. E soprattutto non capisco l'interesse di questa domanda, devo dire la verità. Capire il presente vuol dire che bisogna avere un'ulteriore scatoletta dopo antico, medievale, moderno, contemporaneo e poi Esatto. presente. Esattamente, questo è il problema che volevo porre. Cioè, è possibile farlo senza appunto un'astrazione di questo genere e una semplificazione appunto a scatoletta? Evidentemente no. Cioè, era proprio questo problema che volevo porre in atto. Il problema è un problema che si può porre, a mio avviso, è semplicemente viziato dai drammi dello storicismo, cioè che esistano Mm, una specie di sequenze eh, cosiddette inconfutabili, inarrivabili. Francamente no. Faccio un esempio dei più semplici in filosofia che mi ha sempre colpito da quando ho letto quelle cose lì. Hegel, che era uno dei grandi idealisti, alcuni dicono il più grande, ma vabbè, non ha importanza. Un grande idealista ha scritto una quantità enorme di cose, ma tra le altre aveva scritto molte lezioni di filosofia delle religioni. Secondo lui, una versione del cristianesimo, la versione più o meno che è circa riconoscibile nel luteranesimo, fosse la soluzione, la sintesi in questo linguaggio un po' arzigogolato, che era un po' come lui sempre sperava, quando si arrivava alla sintesi si arrivava alla fine, questa era la sua griglia cosiddetta. E è costretto ad ignorare che Islam è nato molto dopo il cristianesimo, 8 secoli dopo circa. E tutti si agitano molto perché appunto se la sintesi fosse questa roba della Trinità, del Figlio, dello Spirito, eccetera, eccetera, come mai l'Islam dopo? Cioè, no, cioè, qui appunto non so bene cosa vuol dire griglia. Cosa bisogna capire? Che le popolazioni del deserto sono imbecilli? No. Eh, il cristianesimo in realtà ha un'ulteriore sintesi in cui non c'è il figlio, il padre e lo spirito, ma c'è una roba sola, appunto il famoso Dio del monoteismo, ma che hanno fatto un passo indietro, cioè sono tornati al Dio della tradizione ebraica. E confesso che queste cose mi sfuggono, cioè, l'ossessione dello storicismo, mentre la storia è interessante, lo storicismo, no, non lo so, non mm. troppo. Capisco che sia una cosa che sì, ecco in Italia, molto meno in Francia ad esempio, in Italia sia molto diffusa perché la gente viene indottrinata dalle dottrine di Gentile che ci siano questa specie di scadenze periodiche, cioè a un certo Sì, è vero. punto comincia la fine dell'era classica e inizia il Medioevo. Ma voglio dire, capisco che casca l'impero romano, ma davvero? Neanche un po'? Cosa è successo in Cina? Non si sa. E tutto questo mi sembra veramente delle, non so come metterle, ecco, delle forti forme di parrocchialismo culturale, cioè che quello che succede sotto casa mia è più interessante di quello che succede sotto casa tua, e tutto questo è una specie di schema cosmico in cui questo dovrebbe arrivare. Che a un certo punto, purtroppo, e qui hai ragione tu, si ferma al presente perché non si capisce bene, cioè contemporaneo, quello che succede allo stesso tempo di te, e quindi contemporaneo è questo. Cosa dovevi capire? Non c'era già la filosofia contemporanea. Uh, capire il presente, ecco, non so, non capisco esattamente in che cosa consista. Poniti questa domanda, se Mhm. uno ti proponesse una cosa, cioè capire il presente si capisce in questo modo, propone Palma. È un periodo di forte riscaldamento della temperatura che produce un innalzamento del livello del mare. Questa cosa produrrà una forte tensione per ritirarsi dalle aree costiere, quindi da Amsterdam quanto da Miami e così via, e questo avrà dei forti impatti sulla possibilità di una grande crescita economica nei paesi più coperti dall'acqua. Punto. Ho capito il presente o no? Oppure, in filosofia, quello che succederà, questa è la mia personale opinione, la cosa diventerà sempre più discreditata
fino a quando capiranno, contro le opinioni di molti, che bisogna mettere un numero chiuso nelle facoltà di filosofia e lasciare che più gente vada a medicina, perché è molto meglio avere più medici che avere più filosofi, e i filosofi saranno pochi, 50 in Italia, una cinquantina sono sufficienti. Come si determina? Lasciate che i departamenti determinino come piace a loro. Appunto, vedremo come l'educazione funziona. E questo capire il presente? Davvero non lo so, cioè nel senso che non so bene cosa avrebbe la qualifica per essere detto, ah, quella è la persona che ha capito il presente. Certo, certo. E il problema è aperto. Però una cosa interessante che sollevate è quella dello storicismo, che sicuramente è un problema italiano e è anche facile categorizzare per epoche. Però io mi chiedo l'esempio, faccio un esempio, mi è appena venuto in mente. La contrapposizione tra scuola filosofica continentale e analitica, che diciamo non è una definizione storicista, è una definizione che è stata data, ha una validità, descriveva una situazione, ha delle implicazioni ancora per il presente filosofico? Ad esempio, mi chiedo. Mm, Ni, nel senso di sì e no. Eh, è una caratterizzazione in cui, a mio avviso, è falsa, nel senso che ci sono moltissime persone che fanno bene filosofia e che tutto sono, meno che analitici o continentali. Jankelevich. Ci sono delle differenze. I filosofi cosiddetti analitici, che sono d'accordo su praticamente nulla tra di loro, tendono a dare molto peso alle parti argomentative, cioè che uno vorrebbe che ogni particolare gruppo di affermazioni si basasse su un gruppo desiderabilmente più piccolo di premesse e ci fosse un modo di vedere cosa sia l'argomento che sostiene le conclusioni. Nella filosofia cosiddetta continentale, che ripeto è fasulla perché quelli che hanno inventato la filosofia analitica sono tutti di questo continente, sono tutti europei, non ce n'è uno che sfugga da questa cosa, per cui il nome è abbastanza immerso nella confusione. Comunque, per evitare ulteriori quisquiglie terminologiche, chiamiamolo continentale, cioè appunto Heidegger e tanti altri. Notate bene che un personaggio, un altro europeo, ma insomma come Husserl è difficilissimo da mettere in una o quell'altra di queste due squadrette opposte. Ma insomma, vabbè, diciamo che esiste questa cosa, c'è molta meno enfasi, c'è molto più peso dato a effetti di ordine letterario, Mm. quindi a mosse che danno molto peso alla forza dell'analogia, cioè è così, dice Gilles Deleuze, come è un effetto rizomatico di Kafka. Lasciate perdere se questo sia convincente o vero, ma appunto non si capisce bene cosa sia l'argomento. Naturalmente un filosofo continentale bravo dice, eh beh sì, facile questo, perché io metto in dubbio anche la nozione di verità. Appunto, allora, se vuole l'uditorio avere un'idea, guardate a questo aspetto. Cosa la persona che state ascoltando o leggendo, cosa pensi della nozione di verità. Appena, a mio avviso, appena uno mette in dubbio che esistano degli enunciati veri, per qualsiasi motivo, fine. Quella roba lì è abbastanza continentale. Non so che continente sia che vada appunto da Lisbona a Mosca, ma insomma, lasciamo perdere. Quella cosa lì, fine della questione, nel senso che va benissimo. È un altro tipo di impresa, si occupa di interessanti, a volte di belle, un po' meno, ma a volte anche quello, di belle riflessioni letterarie, ma a mio avviso cessa quello che chiamavo il peso che viene dato all'argomentazione. Tutto qua. La cosa si sta sgretolando ad alta velocità, nel senso che pochissimi, ecco, se uno dovesse, esattamente per questo motivo, dirmi, Palma enuncia, che ne so,
non dico 2000, ma 20 tesi della filosofia continentale, non sono in grado di rispondere. E parimenti prendi 20 tesi della filosofia analitica, queste cose sono balle, sono cose false. Nel senso che c'è della gente che ha delle opinioni, che pensa di argomentare per queste opinioni. Fine. Dopodiché, se uno si fida degli indizi, gli indizi ci sono. Cioè, se uno, qualsiasi cosa succeda, deve citare ogni secondo minuto Michel Foucault, sì, è probabile che vada incasellato tra i continentali, ma tutto qua. Magari non è vero, ci sono delle cose interessanti che derivano anche dalle riflessioni di Foucault, per cui sono un po' dubbio di queste grandi distinzioni. Può darsi che ci sia, questa secondo me è un'ipotesi, che chi di voi abbia queste ossessioni classificatorie, tassonomiche, può darsi che ci sia un forte, forte inclinarsi verso quello che chiamavo all'inizio problemi di tipo esistenziale, che hanno a che fare con la vita e la morte e così via, da parte del versante cosiddetto continentale e meno nel versante cosiddetto analitico. Tuttavia, questo è addirittura falso, perché ci sono enormi quantità di filosofi analitici che appunto dicono di essere esistenzialisti analitici, che appunto credono, se giustamente o ingiustamente sta a voi giudicare, che anche questo tipo di problematiche della vita, della morte, eccetera, siano sottoponibili a argomentazioni molto più serrate di quello che normalmente si. Ci ho detto, non so bene chi sia un filosofo continentale italiano, o cosa dica. Uno dei problemi è questo, che è spesso difficile caratterizzare in cosa consistano gli elementi di differenza. Si ritorna al problema quindi di riuscire a classificare, a definire. Io in realtà la domanda l'ho posta non perché abbia questo desiderio di tassonomia personalmente, anzi mi interessa anche vedere le discontinuità, ciò che non torna. Giustamente dicevi, ma questa distinzione che è stata fatta tra continentali e analitici ha alcuni fondamenti, ma anche tantissime eccezioni, quindi è giusto funzionale ad avere un orientamento. E il problema forse è proprio questo, e anche questa è stata l'idea della discussione di oggi, cioè non vorrei essere, diciamo, patetico e cedere in patetismi, ma non credi che molti abbiano bisogno di un orientamento nella visione di capire dove siamo, dove si sta andando, adesso in un momento in cui sta succedendo veramente di tutto dal punto di vista storico, sociale, economico, tecnologico. Cioè, avere una interpretazione del presente non possa essere utile e forse sia anche una necessità di molti, con il caos. Il caos non mi sembra una grave cosa eccezionale, meno un aspetto che può darsi sia veramente innovativo, cioè metà dell'Europa durante la guerra dei cent'anni era in condizioni molto peggiori dell'Europa attuale. Questo non è un'esagerazione retorica, ma molto peggio, cioè c'erano malattie molto peggiori, nutrizione molto peggiore, a parte i massacri ricorrenti. Per cui, sì, che uno voglia dire, cioè, dove stiamo e dove stiamo andando? Beh, stiamo sul pianeta, stiamo andando verso la morte degli individui presenti, può darsi che ci sia una generazione successiva o no, può anche darsi che ci sia l'estinzione. Questo è dove stiamo andando. Non so bene cos'altro ci sia da aggiungere, nel senso che, come dicono i filosofi, ad un certo livello di astrazione, dove vada Adriano Palma è un po' un problema non solo del tutto contingente, ma anche irrilevante. Però può darsi che appunto a Palma questo interessi, a Belfiore non lo so, ma dove siamo e dove stiamo andando? Siamo lì. È meglio o peggio? Non lo so. In molti aspetti mi sembra che la condizione di una buona maggioranza degli umani sia molto migliorata negli ultimi, diciamo, 300 anni, ecco, magari 3000 è difficile da giustificare, ma 300 sì. Dove stiamo andando? Beh, in parte dipende da dove andiamo. Andiamo verso
eccessi. È l'aspetto appunto che prima dicevo, è probabilmente l'unica eccezione che effettivamente segna una vera innovazione, una vera cosa nuova. Ed è che lo sviluppo enorme delle tecnologie militari ha un po' mutato alcuni aspetti di queste questioni. Cioè abbiamo molta probabilità di essere in possesso, cioè una probabilità elevata, voglio dire l'80%, il 90%, di essere in possesso del modo di annullare la vita umana tout court. È sufficiente che ci sono 6 potenze nuclearizzate, ma perfino se solo 3 votassero il magazzino delle loro cose, è molto probabile che gli esseri umani cesseranno di essere interessanti. Rimarranno moltissimi insetti che sono resistenti alle radiazioni, rimarranno probabilmente alcune specie che subiranno delle cose e probabilmente ci saranno anche dei grandi vantaggi. Ad esempio, ci sarà una grande rinascita della vita floreale, perché nessuno taglierà più le foreste e continueranno a crescere per conto loro. Questo è vero, diciamo, 100 o 200 anni fa non era ipotizzabile, adesso sì. L'impressione che ho, e mi scuserai se mi sbaglio, è che queste cose siano domande eh, mascherate, in questo senso, che sono più domande morali che domande teoriche, nel senso che sono domande morali che domandano, che non è affatto una domanda stupida, ma cosa dovrei fare io? Dovrei, non cosa farò, d'accordo? E quindi cosa farò? Appunto, è esattamente quello che tu punti giustamente. Niente, se piove, mettiti l'impermeabile e esci ben vestito. E se ti rompe molto le scatole, beh, allora non uscire, aspetti che passi la nuvolaglia. In queste domande molto generali, cosa siamo, dove stiamo andando, ho l'impressione che ci sia proprio una vera domanda morale mascherata, cioè c'è qualcosa che va suggerito, dovrei io fare, d'accordo? Mettiamola così. Se una domanda morale si può porre, è di questo genere, cioè, esiste una cosa, oppure debbo, che è un'altra opzione morale, debbo essere uno spettatore neutrale. Mm. Eh, che è una delle ipotesi serie, non banali. Cioè, molte persone, forse anche sensatamente, dicono che di fronte a quello in cui c'è nessuna possibilità di avere un'influenza, bisogna essere uno spettatore neutrale. Se volete, benevolente da un punto di vista psicologico, anche con un senso di compassione per chi soffre, ma sono uno spettatore neutrale. E questa è la domanda. Veramente non lo so, nel senso che capisco che siano cose esprimibili in italiano, ma mi sembrano come ecco, voglio dire, farò un esempio che è distante. Una delle domande che molti in queste correnti esistenziali si pongono è cos'è il senso della vita. Di solito il senso è un oggetto di tipo linguistico, cioè il senso di certe frasi può essere in qualche modo più o meno strutturato. E se uno ti risponde, beh, il senso della vita è che ci sono delle proteine che producono DNA e che producono delle soluzioni instabili che durano da, diciamo, 0 a 130 anni. Alcune di queste hanno le morfologie degli esseri umani, da cui sorgono molti fenomeni interessanti come la riproduzione umana, la mente umana, l'agricoltura e così via. Ecco, se uno ti dicesse questo è il senso della vita, è una buona risposta o no? E lì davvero uno è un po' perso, perché ho l'impressione che dietro la domanda il senso della vita dice no, 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 volevo capire cosa io dovrei fare, ho capito che ho il DNA, le proteine e la milza e il fegato, volevo capire cosa dovrei fare io. Tu mi hai detto il senso della vita è questa roba qua, una roba che dura da 0 a 130 anni e il senso nel senso di senso unico, cioè è una specie di tragitto dal tuo momento 0 al tuo momento più 130. Sto un po' esagerando, non è detto che viviamo 130 anni, ma insomma, avendo una visione molto ottimista della situazione, ho l'impressione che molti ti rispondono no, guarda che non capisci cosa sto chiedendo, chiedo e lì appunto domanda. Questa è una buona educazione filosofica. Chiedi cosa esattamente. Cioè, cosa ti dice che è da escludere la risposta? È un cumulo di proteine che ha certi
mal compresi, ma cerchiamo di capirne a volte di più, aspetti interessanti. No, non è questo. Volevo, allora, mi scuso se il tono sembra didattico, allora bisogna un po' avere la pazienza. Volevi cosa? Dimmelo tu cosa volevi. E lì ho l'impressione che spesso si cada nel balbettio, però sono disposto ad ascoltarlo, ecco, ma non so nel caso tuo o nel caso anche di altri se capire il presente non sia un modo malcelato di dire, beh, insomma, dimmi cosa dovrei fare. E la mia personale risposta, che è pessima, ma è la migliore di cui dispongo, è decidi tu. Ma davvero decidi tu. Nel senso che non ho nulla da insegnarti. Può darsi che sia saggio, alcuni esempi in molte tradizioni, non solo europee, ma anche in tradizioni in molti posti nel mondo, dicono no, essere uno spettatore indifferente e notevole è un'ottima posizione. E a Tarassica ti dà meno ansia, altri rispondono sei a dir poco un codardo, peggio, un complice delle cose schifose. D'altra parte, ecco, io sono uno di quelli che non pensa che nel caso della filosofia morale ci sia molto di normativo da dire, cioè cosa vada detto ad altri di fare. Se una persona abbia delle cose da dire a se stesso, il che è plausibilissimo in persone molto riflettive, va bene, allora la risposta te la devi dare tu. Se la domanda è malcelata, se invece è una domanda proprio metafisica, cosa siamo, dove siamo, le risposte sono vaste e non tanto controverse. Ecco, chi va a dire che non siamo proteine, eccetera, eccetera? Ci sono pressioni molto forti di cui dicono no, c'è anche l'anima, c'è anche altre cose, ma alcune sono adesso è facile ridicolizzarle, ma alcune molto meno, nel senso che a me sembra, nonostante i grandi avanzamenti della neuroscienza, che non siamo così tanto chiari su cosa le menti siano. Siamo abbastanza d'accordo che ci sono, per quanto neanche questo è universalmente accettabile. Però, appunto, dopo questo passaggio, ma come funzionano? Molto, molto discusso. E può darsi che in questo ci sia da imparare di più anche dalla psicologia, anche da altre cose. Però, appunto, questo è generale. Nel caso di capire il presente, ecco, mi dichiaro sconfitto, soprattutto non capisco bene cosa conta come risposta. Cioè, una lista di enunciati del tipo oggi piove, fa più freddo, che ne so, in Siberia rispetto alla Sicilia. È questo capire il presente? Supponiamo che la lista contenga solo enunciati veri. È questo che chiami tu capire il presente o no? Beh, e davvero non lo so. Molto interessante. Un aspetto che è emerso credo sia poi questa distinzione tra, diciamo, descrizione quantitativa, cioè la vita è un insieme di processi fisici e fisiologici e chimici che va per questo periodo di tempo, eccetera, eccetera, e una invece qualitativa, cioè quindi che cos'è la vita, eccetera. E poi un aspetto su cui non avevo riflettuto, ma invece è molto, secondo me invece centrale, che hai rilevato, è quello, ok, quindi c'è un'implicazione morale, cioè capire il presente e quindi cosa dovrei fare nei miei riguardi, nel mio rapporto col presente. E poi citando la guerra dei cent'anni mi ha fatto pensare questo. È vero, durante quel periodo si stava molto peggio di come si sta adesso, ma anche ad esempio, non credo molti ci pensino, ma durante l'epoca di Leonardo, di Michelangelo, l'Italia era tutt'altro che un posto idillico, cioè era una tragedia. Eppure, qual era il conforto, la guida, anche l'interpretazione, era anche, diciamo, l'interpretazione scatologica, l'interpretazione. E quindi è questo il problema che volevo porre, cioè adesso che vengono meno molte certezze a livello, diciamo, complessivo, non parlo di individui, e porsi il problema di dove siamo, cosa sta dicendo la filosofia, quali sono i problemi della filosofia, come dobbiamo orientarci, trae le proprie radici proprio da questa mancanza di orientamento e di interpretazione. È possibile, io forse anche per
il tipo di esperienze che abbiamo avuto, sono abbastanza scettico sulle capacità della filosofia di essere un sostituto della religione in questo senso. Probabilmente quello che tu chiami escatologico, nel senso di dare un senso eh, quasi giuridico, di premio delle sofferenze passate. Io non sto negando che la gente soffre, è lungi da quello. Può darsi che questo sia una delle tendenze. Io sono molto scettico che la filosofia sia in grado di fare questa cosa. Lì abbiamo bisogno di cose, cioè chi ne ha bisogno? Appunto di escatologie, di grandi narrazioni, qua, dipende da come future, futuribili, nessuna delle due, una grandissima del pensiero appunto religioso sosteneva che appunto l'escatologia vera è quello che chiamava la decreazione, cioè annullarsi davvero, è una delle tendenze dei pensatori mistici che essere veramente non per la vita, per la morte, bisogna essere per il nulla in senso stretto, cioè l'annullamento di se stessi, che è una cosa che trovate anche appunto, in varie metafisiche buddiste, cioè loro, a differenza degli occidentali, pensano che la cosa più evidente sia che l'io non esiste. Mentre appunto per molti occidentali è la cosa più evidente, cioè che come dovrei io fare? Loro rispondono no, io non c'è, per cui il problema è mal posto, dovere va messo in altri termini e così via. Comunque non voglio dilungarmi, se come tu suggerisci, quello che hai in testa è produrre una nuova escatologia, sono personalmente assai dubbio, o almeno non vedo cosa questo potrebbe essere dato, eh, ecco, dato lo stato di quello che fanno i filosofi adesso. È difficile, come diceva un grande campione di baseball, è molto difficile fare previsioni, soprattutto per il futuro. Per cui non è detto che non rinascano grandi escatologie. Sono un po' scettico perché mi sembra che sia sempre più difficile avere questo tipo di visioni, però può darsi di sì. Non lo so. Se vuoi tiriamo le fila a questo punto. I problemi posti sono tanti, però è stato anche questo l'aspetto interessante, cioè la filosofia come non disciplina o disciplina trasversale che appunto problematizza le altre questioni, va alla radice dei problemi, si pone le giuste domande, che quello è un aspetto interessante, e quindi adesso i filosofi sono frammentati, hanno un approccio comune, hanno un approccio frammentato in base ai problemi che si pongono e, e considerando appunto però il paradosso di non poter parlare esattamente del presente in maniera qualitativa come dicevamo. Credo che la cosa in cui, appunto, un po' per tirare le fila, la cosa che più abbiamo in comune è la seconda delle caratterizzazioni che davi. Mhm. Che i filosofi, cosa che è diventata altamente professionale, vuol dire, filosofi qui adesso vuol dire quasi esclusivamente personaggi del mondo universitario che stanno nel Dipartimento di Filosofia, d'accordo? Che non vuol dire che tutti siano così e che tutti siano nel Dipartimento di Filosofia, però cattura il 90% di quello che c'è da catturare. Si dividono appunto dai problemi che si pongono, per cui se volete e se vuoi anche capirne qualcosa, guarda che problemi si pongono. Io ho sempre suggerito anche a chi volesse dire ma cosa bisogna leggere, prima di stare a rompersi il cranio su lunghissime dissertazioni, a volte in molti volumi, domandatevi cosa sia la domanda che questo si sposta. Anche in cose molto difficili, si può benissimo identificare una domanda. Cioè Newton si pone una domanda. Esiste un insieme molto piccolo di leggi che accomuna tutto quello che è osservabile che si muove. La balistica, i movimenti degli astri, delle comete,
ma anche appunto la famosa mela che cade dal ramo, eccetera, eccetera. La domanda è ovvia. Come lei risponde? Appunto, ci voleva Newton, ma è risposta. I filosofi spesso sono molto bravi a dissimulare che domanda si pongono. Provate a porvi questa cosa, che domanda si pongono? Allora lì ha ragione il mio interlocutore, lì i filosofi si differenziano. Ci sono delle domande che si può porre uno e quell'altro no. C'è una domanda che diventa interessante in una prospettiva e in un'altra. A molti la filosofia analitica sembra interessante il seguente problema, che forse per voi sembra un delirio assoluto. La logica da adottare è una logica del primo o del secondo ordine? Sembra una specie di scioglilingua tecnico, non lo è. La logica del secondo ordine permette di operare su delle generazioni che hanno a che fare con le proprietà, la logica del primo ordine no. Ci sono solo delle generazioni che hanno a che fare con gli individui, cioè posso parlare di Antonio, Maria, Giuseppina e quell'altro, ma non posso parlare di Antonio, Maria e Giuseppina hanno in comune la proprietà di essere esseri umani, non si può dire. Che effetto questo ha? È considerevole, però appunto è una domanda che ti interessa? Ma dipende. Il mio suggerimento è identificate la domanda a cui questa supposta teoria dà risposte o dice di dare risposte. Se la domanda è interessante, vale anche la pena di spenderci del tempo e un po' di fatica. Se la domanda è veramente, ecco, per essere polemico, ma spero che tu capisca cosa vuol dire. La domanda se, che ne so, essendo Tommaso aristotelico, va Tommaso d'Aquino, probabilmente il più importante dei filosofi italiani tout court, neanche probabilmente, quasi certamente. Va qualificato nella filosofia classica o nella filosofia medievale? Ecco, questa è una domanda idiota, cioè non va da nessuna parte. Mentre le domande che si fa Tommaso sono assai interessanti e spesso insomma, un po' difficili da seguire per il modo in cui le espone, però anche uno scriveva appunto nel XIII secolo. Queste sono domande, a mio avviso, un po' da evitare. Purtroppo, questo è il mio unico lamento, le tendenze storiciste che in Italia hanno avuto tanto peso hanno dato molta valenza a delle domande francamente un po' oscure. Ecco. Se Lullo sia un filosofo rinascimentale o l'inizio del leibnizismo, ma guardate, non lo so, si può quasi tirare a indovinare. Se Leibniz è più un mistico o più un moderno matematico travestito da mistico. A occhio tutte e due, ma il problema è che nulla viene implicato dalla risposta, perché qualsiasi risposta lo vediamo. Ecco, le domande di tipo storico-storicistico in filosofia almeno le trovo di poco interesse. Io, però, capisco che molti sono controversi. Per il resto, no. Vi sconsiglio di fare filosofia se pensate che questa sia un'attività che genera molto profitto e molto reddito, di solito non lo è. Ha preso per ragioni sociologiche che sono interessanti l'opposto di quello che Antonio Belfiore puntava, cioè c'è molto poco la saggezza e c'è molto il funzionariato burocratico, cioè questi sono nella grande maggioranza i funzionari istituzionali, soprattutto di università. In pochi casi alcuni guadagnano un ruolo più nei sistemi di comunicazione e quindi giornalistico, televisivo, eccetera. Ecco, se dovessi azzardare un giudizio, ha fatto più danni che vantaggi, nel senso che produce delle pessime esibizioni di semplificazioni. Magari qualcuno ha qualcosa di interessante da dire, ma nei 3 minuti, cosa lei, virgola, riempite voi con il nome perché non mi va di fare discussioni personali, signora o signor filosofo ha da dire sui virus, di solito dice un'idiozia. E viene davvero usato esattamente come verrebbe usato, ma come lei, signor Fiorello, cosa pensa dei virus? Naturalmente non ho nulla contro il signor Fiorello e può essere che abbia anche dei pensieri sui virus, ma glielo domandano a caso perché è Fiorello, per cui
ecco, lì credo che nel caso dei ruoli mediatici ci sia un po' un abuso della forma, della notorietà, tutto qui, e che la filosofia abbia poco ad esempio, di interessante da dire sui virus. È molto meglio ascoltare i virologi. Può darsi che ci siano delle cose, però ecco, quelle cose, se esistono, sono quelle cose che non sono riconducibili ai 100 secondi dell'intervento. Da cui, come probabilmente avete notato, questo continua a essere: no, lei non mi interrompe, non mi interrompe, perché si perdono 5 minuti a dire vicendevolmente non interrompa quello che dico io, e quella che dice no, ma lei mi ha interrotto, e bla 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 bla. Uh, Secondo me sono delle cose che fanno, ecco, più danni che benefici, però è un'opinione come altre. Prego. Dunque, Adriano, io sono contento che invece tu abbia avuto questo spazio, sei stato un ospite eccezionale, questa discussione secondo me ha fatto emergere comunque diversi nodi importanti e quindi bene o male, è durata tanto, ma è giusto che sia così perché non siamo in televisione, fortunatamente. Quindi io ti ringrazio, assolutamente. Oh, prego, è stato un piacere. Consiglierei, e qui mi debbo fidare del tuo buonsenso, ecco, di fare un po' di tagli, nel senso di montaggio, tagliare, perché alcune cose possono essere ripetitive, ma per il resto non so se la tua scelta o la tua politica sia di mettere queste robe su YouTube. Se mai lo fai, fammelo sapere, magari se ci sono commenti ci si può ritornare, ma devo dire che su alcune cose, ecco, forse sono la persona meno adatta. Ti consiglierei di prendere qualcuno che abbia invece proprio idee di ordine in cui ci sia qualcosa di serio da dire sull'escatologia. Io, a parte le cose di buon senso, cioè speriamo di morire tutti senza eccessi di sofferenza, che penso sia non controverso, come dire, per forza bruta della cosa, cioè solo un passo di no, no, è meglio che tutti moriamo con grandi livelli di sofferenza. Bah. Però appunto, se questo tipo di discussione ti suggerirei di sentire anche altre voci, nel senso che forse hai beccato una persona che ha scarsa simpatia per l'altisonanza, le frequenze troppo alte e che effettivamente ha poco da dire di originale. Ecco, appunto, penso che sia bene morire senza grande sofferenza. Insomma, raggiunge un buon effetto al prezzo di dire una cosa che è quasi una banalità. Pare a me, però. Io credo tu sia stato l'ospite perfetto e no, non ricercavo altisonanza o un'escatologia, cercavo un orientamento, cercavo di alcune... All'inizio avevo detto una visione, tu mi hai detto è visione esagerato, però uno sguardo, una prospettiva che potesse dare alcune letture chiave sulla condizione della filosofia al giorno d'oggi e quindi cercare appunto un orientamento in generale. E io credo che le cose emerse siano molte, quindi ti ringrazio molto. Qui ti devi fidare del tuo senso critico. Sei tu il giudice di questa cosa. Se le cose che sono state dette ti sembrano interessanti, tanto meglio. Se qualcun altro le trovasse di interesse, quando questa cosa sarà non stricto sensu comunicazione privata, ma verrà diffusa, che ci siano commenti. E se proprio la cosa vi eccita molto, richiamami e richiedimi la stessa cosa. Io suggerirei di sentire un po', come dicevano una volta, tante campane, perché l'argomento è lungi dall'essere, so che il Certo. vocabolo a te piace, a me no, inconfutabile, nel senso che molti potrebbero dire no. Invece è evidente che le prospettive, ad esempio, esistenziali o escatologiche sono importanti e le altre non lo sono. Ecco, sono disposto ad ascoltarlo. Per questo forse ascoltare parecchie diverse voci è auspicabile. Però sei tu il padrone del tuo studio, per cui decidi. Sei esattamente come Mara Venier. Chi va a Caina lo decide Mara Venier, non è deciso da me. No, sto scherzando, sei più intelligente, non lo so neanche se sei più intelligente di Mara Venier, fai un altro mestiere, suppongo. Però può essere che sentire su temi di questa difficoltà tante voci almeno dà
non necessariamente un orientamento, però dove sono i crocevia, cioè dov'è che bisogna Certo. orientarsi per decidere dove andare, almeno uno in questo senso. Uh, per il resto, grazie dell'invito e buona serata, buon pomeriggio, buona serata. Buon tutto. Grazie. Fateci sapere allora le vostre idee nei commenti e poi vediamo come poter sviluppare la D'accordo. questione eventualmente.